Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima cosa che voglio dirvi è che sono contentissimo. Dopo 5 mesi di pane e acqua, la V4R distrutta non mi ha assolutamente aiutato. Sei bellissima! Sì ragazzi. Per chi è appassionato di fotografia, videomaking, insomma come ormai sono diventato io, può ben capire che la fotocamera dalla quale state guardando questo video è una bomba. L'ho cambiata dalla mia vecchia A7 III, insomma cercherò di portarvi video in 4K il più possibile e per farvi capire quanto faccia male alzare la qualità, vi dico solo che le nuove schedine per questa fotocamera costano... Voglio morire. Speriamo siano soldi spesi bene. Un'altra cosa che giustamente nel video del botto non ho specificato il discorso cabellos, cosa che altre persone avevano visto nel weekly delle vacanze. Vi dico solo che se volete chiedere per un amico e siete interessati, andate su Instagram perché c'è un IGTV dove ci sono 6 minuti dove spiego tutto e potrebbe essere la risoluzione ai vostri problemi. Non so quando uscirà questo video, quindi magari non ci sarà ancora, abbiate pazienza, comunque tenete sott'occhio Instagram, quindi è una buona occasione per andare a iscrivervi, come dovreste fare dopo tutto anche qui sul canale. Bene, angolo videomaking e tricologia fatto, adesso partiamo con l'analisi della caduta con la V4R. Qualcosa avevate già visto nell'ultimo video, non mi sono soffermato molto come avevo già detto perché volevo fare un video dedicato e farvi capire il perché c'è stato quello scivolamento così repentino. Qualcuno ha parlato di olio sporco, niente di tutto questo, è stato un insieme di piccoli dettagli che hanno fatto purtroppo una gran differenza. Quindi iniziamo spiegando il contesto. La qualifica 1, che di solito serve per mettere dentro il primo tempo, quindi essere tranquilli per la qualifica 2, non è stata fatta perché aveva piovuto e quindi era pieno di chiazze e niente, è stata saltata. Quindi ci siamo ritrovati in qualifica 2 a giocarci il tutto per tutto. 2 gomme posteriori, prima gomma, ragazzi, pensate 40 piloti che cercano di fare il tempo, che cercano le scie, cioè è stato un disastro, c'era un traffico che voi non potete immaginare. Difatti prima gomma buttata via perché non ho trovato uno spazio. In ogni caso mi ero piazzato comunque in terza posizione con 52,1. Pensate che nella prima prova libera avevamo girato 51,7. Seconda gomma entro e la situazione è assolutamente identica. C'è un casino che voi non potete immaginare. Come avete visto dai video, in tutti e due i giri lanciati ho trovato qualcuno in mezzo. Gomma che ormai è la frutta, manca un minuto, vedo sul tabellone che è l'ultimo mio giro disponibile e mi lancio. Primo settore molto bene, mi sono accorto di averlo fatto molto forte, lì non devi mollare, full gas, anche perché vi ricordo questa era la gara decisiva, o vincevo oppure avrei perso matematicamente il titolo, quindi fare la prima posizione era fondamentale. In ogni caso arrivo dopo l'arrabbiata 2, variante, trovo uno in mezzo, mi tocca fare il sorpasso ma mi riesce abbastanza bene, quindi dico dai, ce la posso fare perché non ho perso tanto tempo. A quel punto, quando la moto ritorna indietro per tornare verso le Biondetti, noto una moto che stava rotolando, cioè era caduto esattamente un attimo prima che io arrivassi lì. Quindi pensate alla difficoltà per un pilota che sta arrivando lì al massimo delle sue potenzialità, perché nel giro di qualifica non stai facendo la gara dove hai un ritmo, sei così, a rotta di collo, cioè in teoria sei concentrato solo su quello. Invece a quel punto cosa è successo? Che ho dovuto aspettare di capire se la moto sarebbe tornata in pista, perché come potete vedere è esattamente alla sinistra, qualche metro prima dell'asfalto. Nel momento in cui la moto si è fermata, ovviamente non potevo entrare come al solito, sia per un discorso di sicurezza per il pilota, anche se non c'erano le bandiere gialle, sia perché se cadi, lo travolgi, ti fai male tu, succede un casino, non penso che io debba star qui a spiegarlo ovviamente. Il problema qual è? È che entrando meno deciso sulla prima curva, mi sono ritrovato in ritardo sulla seconda, perché le Biondetti sono un punto molto delicato. Difatti, per essere tranquilli bisogna andare ad aprire il gas prima di toccare il secondo cordolo interno in uscita. Invece cosa è successo? Entrando meno deciso, difatti vedete che la mia posizione di guida nell'inserire a sinistra è molto sulla moto, molto raccolta, è un classico segnale di poca fiducia. Quando ho girato la moto e sono andato ad aprire il gas, l'ho fatto esattamente quando la ruota posteriore ha toccato il cordolo interno. È bastato questo dettaglio per far sì che la gomma, ovviamente quando è sul cordolo e sta un po' saltellando e tu gli dai comunque 30-40 cavalli, parte.
non c'è elettronica che tenga, che tutti dicono sì, fa tutto elettronica, grazie, ciao e arrivederci. Ovviamente l'elettronica ti salva se sei in delle condizioni abbastanza safe, quindi se sei sull'asfalto e via dicendo, ma se ti ritrovi a 60 gradi di piega, gli vai a dare il 30% di gas proprio sulla zigrinatura del cordolo, contando appunto che era anche un giro di qualifica al limite, quindi devi prendere tutte queste decisioni nell'arco di un millesimo di secondo, anzi è istinto, non è neanche il ragionare, perché quando sei in gara è una cosa, quando sei nella qualifica o tutto o niente. Il problema qual è? È anche il fatto dell'abitudine, perché tu ormai ti sei tarato che fai il cambio di direzione, rialzi la moto, dai full gas, passi di traverso sul cordolo e la moto non fa un verso e quindi sei abbastanza tranquillo. In questo caso cambia una minima cosa, dici vabbè dai, cioè non è che ho fatto qualcosa di così tanto diverso, non gli do il gas come al solito ma sono abbastanza tranquillo, e invece ho fatto l'highside peggiore della mia vita. Non pensavo assolutamente di esplodere in questo modo passando sul cordolo aprendo così poco il gas. Probabilmente già con la manovra che facevo ero molto al limite, facendo questo piccolo cambio la sottile linea del limite è stata passata. Adesso passiamo al discorso danni fisici, danni moto. So cazzi. Come ho fatto a uscire praticamente illeso? Illeso è una parola grossa perché appunto una bella shakerata degli organi interni me la son presa. Ma in ogni caso guardate questi fermi immagine. Questa è stata proprio una fortuna. Il fatto di andare così in alto e così in lungo mi ha permesso di volare e di atterrare con il bacino, insomma, nella ghiaia e la parte superiore sul cemento del cordolo. In questo modo nella parte superiore io comunque avevo l'airbag che ha fatto un lavoro incredibile e mi sono proprio reso conto che in aria si è aperto, aspettavo di cadere contando 1, 2 e non atterravo mai. E quando poi sono atterrato ho sentito male, però ho detto non me lo ricordavo così morbido l'asfalto, e per fortuna nella zona dove non c'è l'airbag ho trovato la ghiaia. In questo modo tanti lividi, stiramenti vari di muscolettini che la mattina quando ti svegli, vi giuro, c'è stato 2 settimane dove sono stato così a casa praticamente. Come per il resto mi è andata assolutamente bene. Adesso passiamo ai danni moto. Vi faccio vedere integralmente tutto il video del post caduta dove viene un attimino analizzata la moto. Secondo me facciamo una rapida di carta a casa, secondo me qua ci vuole un contelaio, E le domande più frequenti che mi sono state fatte dopo il botto sono state: ma dopo un botto del genere prendete la moto e la buttate via e ne prendete una nuova? Oppure i danni a questo punto chi li paga? Bene, come vi ho detto, io ho un budget cadute, sorpassato quel budget cadute bisogna pagare con gli sponsor che in teoria ti sarebbero entrati a te. Ovviamente per una botta del genere il budget cadute è stato sorpassato abbastanza, non so ancora esattamente quanto, stiamo guardando ancora un po' il tutto. In ogni caso guardate cosa è rotto, cosa no, prendete il catalogo Ducati e insomma vi potete fare un'idea. La moto no, non viene buttata, la moto viene presa, analizzata pezzo per pezzo, vengono mandati in revisione tutti i pezzi che in teoria hanno preso colpi maggiori, vedi telaio, forcellone, non c'è bisogno di mandarlo a farlo vedere perché si vede con gli occhi cosa gli è successo, cerchioni, dischi e via dicendo. In ogni caso possiamo vedere tranquillamente il telaietto posteriore, carene senza neanche parlarne, forcellone posteriore, cerchione posteriore, cablaggio posteriore strappato, radiatore bucato, stelo inferiore, forcelle piegato, più o meno basta. Bisogna ancora analizzare il telaio appunto,
che non si sa, ma per il resto i danni sono questi. Per fortuna si è salvata la centralina, si è salvato il dashboard, si è salvato il motore, e roteando così tanto in aria tutte le cosine su pulsantini, insomma tutta quella roba lì sana. Quindi adesso dovremmo un po' capire cosa fare, cosa non fare, gare, stiamo già vendendo per l'anno prossimo. In ogni caso c'è da portare a casa il titolo per la 4ª volta in 5 anni di vice campione, quindi molto probabilmente ci vedremo a Vallelunga, bisogna farcela perché comunque quelli dietro hanno recuperato 25 punti. Quindi ragazzi, mi raccomando, come al solito, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se lo siete già attivate la campanellina. Gas, e ci vediamo al prossimo video.